Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche affettive. Queste sono troppe. Per la prima parte di luglio 2023. Wow, Sagittario, abbiamo la carta del Sole, periodo di espansione, periodo di prosperità. Quando c'è la carta del Sole si parla di nuove amicizie, di relazioni pulite, genuine, solari. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, potete comunque ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se non sapete come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video che spiega proprio come unire questi oroscopi. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Partiamo con un 3 di coppe, un cavaliere di coppe, la carta del giudizio, un 8 di coppe, abbiamo un fante di bastoni, re di spade, regina di coppe e 2 di spade. Ragazzi, devo dire che anche il 3 di coppe è una carta che parla di amicizie, di festeggiamenti, di conoscenze, di diciamo stare in compagnia con le persone che avete nel cuore, fondamentalmente. Vi dirò che potrebbe anche rappresentare tipo un evento, una festa alla quale parteciperete e dove potrebbe arrivare un'offerta o addirittura una persona se siete single. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi, però quando c'è un cavaliere di coppe è perché c'è qualcuno che vuole farvi un'offerta, diciamo che dura nel tempo, un'offerta con una certa serietà, normalmente emotiva. Abbiamo poi anche la carta del giudizio e vi dirò che può far riferimento sia a quello che è diciamo la nuova visione, il nuovo modo di vedere le cose che potreste avere in luglio. Vi ricordo che comunque avendo anche la carta del sole, il sole è una carta che porta chiarezza mentale, o può far riferimento a qualche questione legata al passato, magari una persona, magari potrebbero essere sì, delle situazioni che magari sono ancora in sospeso e sono legate al passato. O addirittura potrebbe essere la persona del passato, ragazzi. Se guardo il sole, il giudizio mi dà anche la sensazione che sia un amico di lunga data, un'amica di lunga data, che ad un certo punto magari potrebbe esporsi, potrebbe farsi avanti. Abbiamo l'otto di coppe in centro lettura e l'otto di coppe è una carta che invita alla ricerca interiore, come se ci fosse qualcosa che vi manca ma neanche voi riuscite a capire che cos'è. E queste tre carte poi le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dal 3 di coppe e abbiamo un 7 di spade, scusate, un 6 di spade, la stella, un asso di bastoni e un fante di spade. Sì, ragazzi, potrebbe esserci proprio una nuova conoscenza, un nuovo incontro anche intimo, vi direi, perché c'è questo bellissimo asso di bastoni. E può essere proprio durante un ricevimento, una cerimonia, una festa, una serata, una cena, un momento di raccolta, un momento di anche un momento legato alla natura, mi verrebbe da dire. Per qualcuno potrebbe essere che si festeggia come una partenza, l'inizio di un nuovo percorso, l'inizio di un nuovo obiettivo. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Wow, un altro cavaliere di coppe!
10 di pentacoli, 8 di coppe nuovamente che avevamo già in centro lettura e di nuovo il cavaliere di coppe. Ragazzi, qui ho la sensazione che ci sia qualche questione legata ad una famiglia, perché abbiamo un 10 di pentacoli. Può essere che qualcuno faccia fatica ad allontanarsi dalla famiglia, dalle regole familiari, magari è un'azienda familiare, soprattutto se è agricola, potrebbe essere un'azienda agricola familiare. Andiamo a vedere il giudizio. Però sì o sì un'offerta arriva una proposta o arriva una persona. Regina di bastoni, torre, cavaliere di pentacoli. Wow! Ragazzi, torre e giudizio, crollo delle certezze e rinascita. Si vede qualche cosa che prima non si vedeva. Vi dirò, è un passaggio che potrebbe essere un po' lento, anche perché le cose non succedono, diciamo, cioè i cambiamenti importanti non succedono quasi mai dall'oggi al domani, a meno che non sia una torre, un momento di reset mandato dall'universo. Io considero sempre la torre come diciamo, l'ultima chance dell'universo di reindrizzare la nostra vita, perché normalmente l'universo ci dà sempre delle avvisaglie, sta a noi poi coglierle o no, cogliere i segnali, però nel momento in cui siamo completamente fuori, diciamo, dal percorso evolutivo giusto per la nostra anima, ci manda questi eventi con la torre che resettano un pochettino un ambiente o addirittura la vita in generale, proprio per dare la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, in modo più ampio. È proprio un risveglio spirituale, vi dirò. Mm. Ho come l'idea che sia qualche cosa legata ai ruoli all'interno della famiglia. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Sette di bastoni, tre di spade, sì, infatti, e quattro di coppe. C'è qualche cosa che non vedete? Avete bisogno di fare questo lavoro di introspezione di cui parla l'otto di coppe o fare un viaggio, perché l'otto di coppe è una carta di spostamento e anche qui con il sei di spade avevamo una carta di spostamento, come se doveste allontanarvi un attimo, eh, o è un allontanamento fisico dal tipo di persone che state frequentando o dal tipo di clima che state vivendo, o è un allontanamento di tipo emotivo, cioè allontanatevi dalle emozioni che state vivendo in questo momento per riuscire a vedere chiaro, oppure è di coppe, quindi diciamo riguarda la sfera emotiva, ma considerato che c'è un tre di spade e sono le sofferenze della mente, per qualcuno si tratta di allontanarsi da certi pensieri per darsi anche un po' di respiro, perché finché si rimane in questa situazione è come se non si vedesse qualche cosa. Andiamo a vedere il fante di bastoni, giudizio al contrario, la carta, un'altra carta che si ripete, e 4 di denari. Dunque ragazzi, il fante di bastoni, se non avete nessuno, potrebbe essere una persona nuova. Già qui c'era un fante, però qui potrebbe essere anche un'ideologia, ok? La sento come una persona perché effettivamente c'è l'asso di bastoni. Però potrebbe essere una persona che già conoscete, che già fa parte del vostro circolo di amici. Con questo fante di bastoni si potrebbe trattare di una persona nuova, si potrebbe trattare del fatto che dovete imparare ad essere un po' più egoisti. Ed è quello che non vedete. Ci sono, ripeto, certe questioni, certe credenze, perché il 6 di spade è la carta che parla delle credenze limitanti, legate alla famiglia probabilmente, che vi fanno soffrire, vi fanno sentire questo vuoto e in questa prima parte di luglio avrete la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e di, come vi posso dire,
di rimanere un po' più con i piedi per terra, mi viene da dire. Andiamo a vedere il Re di Spade. Perché ho come la sensazione che tutta questa situazione ad un certo punto vi faccia un pochettino irrigidire con questo Re di Spade. Però vi dico, il Re di Spade è comunque una persona che raggiunge una posizione, è un re, è una persona che ha già quasi sistemato tutto. E poi abbiamo il Papa e il 6 di bastoni, due carte di riconoscimento, di successo, di contratto, di matrimonio, di legalizzazione, ufficializzazione, si parla del successo di un gruppo. Quindi ragazzi, ho come la sensazione che ad un certo punto, se c'era qualche questione legata alla famiglia, qui c'è ad un certo punto un riconoscimento, un'ufficializzazione. Il sole parla di prosperità, di crescita, di abbondanza. Andiamo a vedere la regina di coppe. Nove di bastoni e imperatrice. Dunque ragazzi, ho come l'idea che vi vogliano dire di rimanere sempre comunque in contatto con il vostro bambino interiore, con la vostra parte emotiva, con quello che è, diciamo, il vostro sé superiore, mi verrebbe anche da dire, ok? E se c'è quella questione legata alla famiglia, qui c'è un particolare accento alla figura materna. Si tratta o di diventare madri di qualcuno, voi, di diventare magari madri di una situazione, madri nel senso, la madre è colei che accudisce, è colei che accoglie, colei che comprende, che ha compassione, che nutre, che sostiene. Può anche essere che abbiate bisogno voi stessi di diventare così nei vostri confronti, o siccome essendoci il sole si può parlare di un'amicizia che sta nascendo, una nuova relazione, oppure anche di bambini e bambini interiori, è un po' come se vi dicessero di coccolarvi di più, diciamo così. Tenete presente che l'imperatrice, in quanto madre, è anche una madre di quelle che protegge, è una madre di tipo materiale, ok? È il potere materiale l'imperatrice, quindi qui si tratta anche di difendersi o difendere la propria madre o difendere il proprio sentire. Però ragazzi, fatemi poi sapere di che cosa si tratta con questa proposta, con questa offerta, perché vedo incontri, però vedo anche che qualche cosa cambierà a livello familiare, a livello di relazioni. È come se iniziaste a vederci più chiaro inerente a una persona o una relazione. Andiamo a vedere un pensiero su cui meditare. Perché mi è difficile vivere nella gioia? Wow! Quindi vi ricordo che il sole è una carta che ricorda i bambini. Qui parla proprio di lavorare sul vostro lato giocoso, sul vostro lato, scusate, sul vostro lato ludico proprio, sul quello che vi fa accendere proprio il cuore, ok? Tenete presente che la carta del sole è collegata al fuoco e il fuoco è l'elemento del meridiano del cuore che è collegato alla gioia, ok? Anche la risata proprio è l'espressione della gioia. Cercate di anche solo ascoltare film, cioè scusate, di vedere film divertenti, allegri, cercate di capire come vivete lo stare nella gioia. Andiamo a vedere. Ok, carta numero 33. Ragazzi, qui si potrebbe parlare di alcune influenze emozionali.
Ehm, Vi dico, qua c'è un 3 di coppe e qua c'è un 33. Quindi ci potrebbero essere delle amicizie, delle, diciamo, figure femminili, perché in effetti ne ho parecchie nella vostra lettura, che potrebbero avere più influenza dentro di voi di quello che voi in realtà vi rendiate conto, ok? Io ve la butto lì, poi mi direte nei commenti. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire i movimenti energetici del prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, potete iscrivermi, condividere, commentare, potete lasciare anche una donazione o abbonarvi al canale. Vi ricordo solo che le fasce di abbonamento sono due, quella più bassa è semplicemente per sostenere il canale e quella più alta è per accedere ai video di crescita personale e spirituale. Per fare un'ultima precisazione, il percorso individuale sulle credenze limitanti che sto proponendo è cucito su misura, però è una parte di tutti gli argomenti che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Sagittario, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!